Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo qua oggi per continuare con il VIC-20, però questa volta con VIC-20 tedesco. Non so se ve lo ricordate, con i tasti grigi che avevo acquistato in Germania un po' di tempo fa. L'avevo fatto il recapping, cioè il retrobrighting. Recapping no, perché mi sembrava abbastanza in buono stato i condensatori. Ecco, adesso una cosa che volevo fare, visto che mi sono arrivati ancora un po', ho visto che erano molto buoni, ho acquistato degli altri dissipatorini, ecco questi qua blu, da un paio di fornitori diversi, infatti sono un po' diversi anche come blu. E volevo appunto piazzarli, ecco, questi qua sono un po' più scuri, su questo VIC-20, di modo da diciamo aiutarlo un attimo a dissipare il calore. Ecco, questo VIC-20 aveva un paio di problemini quando l'ho acquistato, infatti non era funzionante, l'ho pagato pochissimo e sostanzialmente ho cambiato la CIA che era proprio andato e lo zoccolo del processore che non faceva bene contatto. Per il resto teoricamente anche dopo la pulita funziona bene. Il VIC chip diciamo che sembra in ottimo stato e quindi procederò a piazzare diciamo i dissipatori dove solitamente ho visto per esperienza precedente. Dopo faremo un test nella seconda parte di questo video, faremo comunque un test accendendolo, e visto che ho acquistato anche i paddle come potete vedere nel video precedente, volevo approfittarne per testare anche l'ingresso. Ecco qui che piazzo, come vedete, i dissipatori. Volevo approfittare per testare l'ingresso analogico dei potenziometri dei paddle che vanno al VIC chip. Ecco che anche quello è un test da fare, perché in effetti magari uno pensa che funzioni perfettamente, poi magari non vanno i paddle, non ha mai avuto possibilità di provarne. Ok, come vedete ho già piazzato due dissipatorini sopra i CIA, poi lo accenderemo nella seconda parte del video e diciamo che vorrei piazzarne ancora tre, uno sul processore, due sulle ROM, ecco qua, processore, poi ROM, le tre ROM e il VIC chip. Le ROM sicuramente scaldano anche loro, diciamo che ne sto consumando un bel po', però non costano molto, quindi possiamo anche permettercelo di metterne uno su ogni chip di quelli. Diciamo le RAM solitamente non scaldano tanto, questi 6116, ecco, quindi me ne servono ancora due. Ancora due, uno per la ROM dei caratteri, che qui è su zoccolo anche lei. Ecco, la Commodore faceva un po' le cose casuali, non ho mai capito se perché è già stata riparata questa scheda. Su alcuni componenti, su alcuni VIC-20 ci metteva lo zoccolo, su altri no, ma comunque sì, questi qua ad esempio una ROM allo zoccolo
e le altre due no. Ecco, l'altro lo mettiamo qua su il Vic Chip, che per ora lasciamo aperto lo sportellino perché voglio sentire un po' quanto scalda e al limite se c'è da fare una piccola regolazione. Perfetto, per il momento siamo a posto, poi ci vediamo nella seconda parte del video. Eccoci qua, ho collegato il VIC-20 e l'ho lasciato acceso un'oretta e mezza per diciamo vedere un po' come scaldano i vari chip, ma temperatura direi che è ottimale. Quello che scalda un po' di più è il VIC chip, ma col dissipatore rende bene, ecco. Direi che è ottimo. Possiamo mettere il coperchietto al VIC chip, eccolo qua, che è un po' ossidato, l'avevo pulito e basta, ma chiaramente non viene via più di tanto, a meno che di usare prodotti specifici, ma vabbè, ma è il bello suo dell'invecchiamento. Il processore anche lui scalda un attimino meno del VIC, e le CIA neanche più di tanto, le ROM, quello a carattere un po' di più, le altre due ROM un po' meno, però diciamo che gli altri componenti sono quasi freddi. Direi che così può andare molto bene, come avevo previsto ormai per esperienza. Cosa dissipare di solito sono quei componenti. Eccoci qua con il nostro VIC-20 tedesco, a cui ho collegato anche qua il paddle, e così possiamo testarle anche lui con il nostro giochino, con cui non ho ancora capito come centrarlo, ma probabilmente non si può neanche. E vediamo adesso se riesco a farvi uno zoom un po' più bello, così si vede. Ecco qua, premendo F1 ancora, vediamo un po', temperatura non se ne parla, ok, F1, ok, vediamo se mi sono impratichito un po' di più. Insomma, mi devo allenare ancora un po', È questione di abilità, ma anche di fortuna con questo. Ok. Ecco, se premo esce. Stavo quasi prendendo. Mi sa che ho ancora una vita, ho ancora una racchetta, diciamo. Va bene, mi devo allenare ancora un po', capito? Però ho già migliorato un pochino, Bello, molto bello, i paddle funzionano molto bene. Farò una sfida in due appena ho un avversario a disposizione. Ok, buona giornata a tutti.